Ciao a tutti, nel video di oggi completiamo la statuina di Maria. I video tutorial del presepe saranno una serie di video. Io cercherò di farne uscire uno a settimana, ma se vi piace questa serie vi raccomando di iscrivervi al canale e attivare la campanella in maniera che vi arrivi subito la notifica ad ogni nuova pubblicazione. Nel video precedente, che se non avete visto vi lascio linkato nel box informazioni e qui nell'angolo, abbiamo fatto il corpo e le braccia. Oggi vediamo come fare il velo, come fare i capelli e come montare il tutto. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per il velo utilizziamo il colore secondario e l'uncinetto da 3,5 mm. Prepariamo un cerchio magico. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavorati i 6 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale e quindi come al solito vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un marker o con un segnapunti. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, quindi 2 punti bassi in ogni punto. Nel terzo giro lavoriamo un punto e un aumento nel secondo punto, quindi 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo per tutto il giro un punto, un aumento. Nel quarto giro lavoriamo 2 punti, un punto in ogni punto per 2 volte e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Il quarto giro termina con 24 punti. Nel quinto e nel sesto giro lavoriamo questi 24 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Lavorato il sesto giro cominciamo a lavorare a righe e iniziamo lavorando 15 mezzi punti alti, quindi partendo dal punto successivo normalmente lavoriamo 15 mezzi punti alti. 14 e 15. Lavorati i 15 mezzi punti alti, lavoriamo una catenella un po' allungata, giriamo il lavoro e partendo dal primo punto lavoriamo 15 mezzi punti alti. 2, 14 e 15. Lavorati i 15 mezzi punti alti, ripetiamo. Quindi lavoriamo una catenella un po' allungata, giriamo il lavoro e partendo dal primo punto lavoriamo 15 mezzi punti alti. E continuiamo a lavorare righe come queste fino alla riga 12 compresa. Lavorato fino alla riga 12, come al solito giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella un po' larga e lavoriamo 14 mezzi punti alti. 1, 2, 13, 14. Lavoriamo una catenella e un punto bassissimo nell'ultimo punto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Questo filo lo tagliamo un po' lungo. E il velo è pronto. Con il filato del colore scelto per i capelli lasciamo una codina iniziale un po' lunga e arrotoliamo il filo intorno a 3 dita per 7 o 8 volte. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fatto questo, tagliamo il filo lasciando una codina un po' lunga anche da questa parte. Ed ora utilizziamo il filo che abbiamo appena tagliato per fare un nodino. Togliamo il dito in mezzo e passiamo questo filo in mezzo qui e nell'asola che abbiamo creato per fare un primo nodo.
E come questo ne facciamo un altro, quindi passiamo di nuovo in mezzo ai fili e di nuovo nell'asolina e tiriamo. E lo stesso nodo lo facciamo anche dall'altra parte. Due volte. E così creiamo questa figura, questo rotolo di fili che sarà perfetto per fare metà dei capelli. Fatto questo, ne facciamo un altro identico. Posizioniamo tutti i pezzi con gli spilli, quindi sia il velo che le braccia, e ho messo degli spilli anche per capire dove metterò gli occhi, e le braccia le ho posizionate e poi le cuciremo in maniera che qui davanti si possano congiungere. Nel posizionare il velo e le braccia teniamo il gradino della lavorazione a spirale dietro. Questa cosa la facciamo solo temporaneamente per capire dove posizionare i capelli. Possiamo mettere i capelli come ho fatto in questo caso, quindi con la riga da un lato oppure al centro, questo ovviamente è a vostro gusto. Posizionare i capelli è semplicissimo, utilizzeremo i fili che abbiamo lasciato all'estremità. Li infiliamo in un ago da lana e li infiliamo da dove vogliamo che partano, quindi per esempio un po' più sopra del velo ovviamente, e per esempio possiamo provare a usare questo punto e poi usciremo da dietro sulla testa. Ed ora li accompagniamo nella posizione in cui li vogliamo e vediamo in che punto arrivano dietro, per esempio qui, e facciamo uscire i due fili dallo stesso foro di lavorazione e tiriamo bene tutti e due. E allo stesso modo posizioniamo anche gli altri capelli. Vi do due consigli. Uno, se volete ottenere questo effetto un po' come boccolo, arrotolate leggermente i capelli prima di posizionarli, quindi rotolate così. E poi la seconda cosa è le due ciocche sovrapponetele un po', quindi non messe proprio di fianco così, ma leggermente sovrapposte. E prima di annodare dietro verifichiamo con il velo che i capelli siano nella posizione che vogliamo. E una volta verificata la posizione, dietro facciamo due bei nodi doppi, tirando bene. Da una parte e dall'altra. E come al solito, per nascondere, tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo l'altro attraverso la lavorazione. E questo è il risultato dei capelli. Ed ora, con un po' di ago e filo, cuciamo due perline per gli occhi. Entriamo da dietro e sul retro lasciamo una codina di filo e cuciamo le perline. Passando da un lato all'altro per 3-4 volte. E quando siamo soddisfatti torniamo sul retro, uscendo più o meno dove siamo entrati col filo. E tra questi due fili, come al solito, facciamo un bel nodo doppio. Infiliamo un ago da lana sul filo di fine lavoro delle braccia e cuciamo. Prendendo tutti e due i lati del lavoro, quindi sia le catenelle dei punti dietro che le catenelle dei punti davanti. In questo modo.
Quando siamo soddisfatti, portiamo il filo al centro dietro uscendo da un foro della lavorazione e cuciamo l'altro braccio allo stesso modo. Una volta cucito il secondo braccio, portiamo il filo fuori dallo stesso foro in cui abbiamo fatto uscire l'altro filo e, come abbiamo imparato, tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. Uno dei due fili lo portiamo sul davanti per cucire le manine. Quindi posizioniamo le manine nella posizione che vogliamo dargli e facciamo uscire il filo giusto al centro qui. Prendiamo leggermente un filo della mano da una parte e un filo della mano dall'altra parte e rientriamo per lo stesso foro. E tiriamo. Potrei annodare questo filo con il filo dell'altro braccio se non l'avessi tagliato, ma l'ho tagliato e quindi per esempio possiamo usare quello della testa. In ogni caso, per nascondere e annodare i fili utilizziamo sempre questo metodo. Infiliamo un po' di filo da ricamo o sottile in un ago da lana. Partendo da dietro ricamiamo la bocca, quindi usciamo dove vogliamo fare la bocca. Lasciamo una codina dietro e diamo un punto e riusciamo dietro. E quando siamo soddisfatti, come al solito, dietro facciamo un nodino e perdiamo il filo. Posizioniamo il velo nella posizione desiderata, centrandolo bene rispetto alla figura e tirando bene giù in maniera che sia calzato bene. E lo cuciremo alla testa con un giro di punto indietro lavorato con il rosa. Utilizzeremo i forellini della lavorazione tra l'ultimo giro di punti bassi e quello prima. Quindi entriamo da un punto come sempre e usciamo da dove vogliamo partire, quindi per esempio da qui. Lasciamo una codina di filo rosa e andiamo un punto indietro. Nel fare questo passiamo un punto più avanti agganciando anche la testa e in questo caso anche i capelli. E non tiriamo troppo il punto, altrimenti sparisce all'interno della lavorazione. E proseguiamo così. Entriamo in questo punto e andiamo avanti di un punto. Così. E continuiamo in questo modo tutto intorno. Arrivati verso la fine del giro, dobbiamo un po' imbrogliare per connettere i due giri della lavorazione a spirale. Quindi a un certo punto abbandoneremo il giro in corso e connetteremo con l'inizio della cucitura. In questo modo facciamo l'ultimo punto, usciamo da dove siamo partite, come sempre facciamo un nodino e perdiamo il filo. E come ultima cosa fissiamo il velo qui in basso con il filo di fine lavoro. Diamo un punto qui sotto per metterlo nella posizione e che resti nella posizione che vogliamo. Portiamo il filo un paio di punti più indietro e qui facciamo un nodino per bloccare il filo e posizioniamo e diamo un punto, per esempio qui, e la stessa cosa facciamo dall'altra parte. Prendiamo un puntino anche da questa parte e rientriamo
così, senza tirare troppo, ma in maniera che il velo resti nella posizione che vogliamo. E sul retro del velo facciamo un nodino e perdiamo il filo. E la statuina di Maria è pronta. Questa è quella che avevo fatto prima e questa è quella che abbiamo fatto insieme. Come vedete non vengono mai esattamente identiche, ma molto simili. E questo è il risultato. Siccome alcune di voi me l'hanno già chiesto, non è necessario secondo me riempire con riso o altre cose pesanti, perché questo giro di ricamo che abbiamo fatto sotto, come vedete, definisce proprio il bordo della parte sotto e la statuina resta in piedi perfettamente. In ogni caso, se volete, potete riempirlo con riso, sassolini o mettere sotto una cosa pesante come un soldino, vedete voi. Nel prossimo video facciamo San Giuseppe, quindi potete intanto preparare il corpo e le braccia utilizzando il primo video di Maria che avete linkato nel box informazioni, e nel prossimo video vedremo come fare il copricapo di Giuseppe, barba e capelli e il bastone. Questa volta mi piacerebbe veramente fare una collezione di tutte le foto di questo presepio che fa ognuno di voi. Quindi aspetto le vostre foto sulla mia pagina Facebook e in Instagram. Possiamo utilizzare l'hashtag presepe crochet love. Potete cominciare a mandarmi già le foto dei personaggi e poi alla fine una bella foto del presepe intero. Una foto bella, chiara, luminosa, e poi mi piacerebbe magari fare un video con tutte le foto dei vostri presepi. Vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo video. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E mi raccomando, se non l'avete fatto, attivate la campanella in maniera che vi arrivino le notifiche ad ogni nuovo video. Come sempre vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!